Ciao ragazzi, ecco un nuovo video fatto proprio da una domanda che spesso mi fate. La qualità, nel senso della bontà, delle nostre sonde o trasduttori. So che non è semplice entrare nella logica di funzionamento e di visualizzazione dei nostri coscandagli, spero anzi di non essere troppo pesante. Ma d'altra parte, per spiegare e valutare certe immagini dobbiamo per forza conoscere qualche dato in più. Vi posso assicurare che dopo sarà tutto molto più facile e in discesa. Oggi parliamo di uno degli aspetti fisici dei trasduttori. E l'aspetto fisico è sicuramente il vero elemento di distinzione tra un trasduttore e l'altro. Parliamo subito di un aspetto, la qualità degli elementi risonanti. È vero che possono essere più o meno buoni? Una sonda economica ha un quarzo più scadente rispetto a una costosa? Esiste una misurazione che indica la bontà del quarzo? Sono tante domande sicuramente, risposte multiple. Ma andiamo con ordine. Non esiste un tipo di misurazione della qualità, se non per i dati di sensibilità. Banda passante, potenza massima applicabile. All'AIMA fanno proprio questo, controllano che i valori di guadagno e banda siano coerenti con le specifiche desiderate, ma nulla di più. Aggiungo che sono accettati, cioè sono definiti buoni, cristalli che hanno variazioni fino anche al 15%. Ma il punto è un altro. Esistono cristalli quindi migliori di altri? Per mia esperienza direi proprio di no. Non sono considerati come diffusori dell'impianto stereo. Sull'impianto stereo puoi avere una timbrica, una presenza, cioè puoi valutare la musica in un modo differente cambiando diffusore. Ma per i trasduttori non è questo. Un valore che indica la bontà non esiste. Sulle schede AIRMAR troviamo un altro valore, il Q, che a tanti ha generato un fraintendimento. Q non indica qualità o quality, ma semplicemente un rapporto tra banda passante e frequenza di funzionamento. Un valore di Q basso indica che il trasduttore è CIRP e quindi adatto per strumenti CIRP. Un valore Q alto, indica che il trasduttore è monotono. Quindi il Q non c'entra nulla con la qualità. E posso anche aggiungere che a noi serve poco per valutare il trasduttore. Serve in fase di progetto o quando si fanno tarature fini di frequenza su strumenti professionali. Andiamo a vedere insieme il sito di AIRMAR. Eccoci sulla pagina di AIRMAR. Andiamo su prodotti, trasduttori, scegliamo la categoria marino perché AIRMAR produce tantissimi prodotti anche in altri settori e qui troviamo l'elenco di tutti i trasduttori che in questo momento sono in produzione. Andiamo a sceglierne uno, andrò qui a sinistra sulla B45, il classico 600 watt monotono 50-200 kHz. Dalla scheda della B45 andiamo su dati acustici, visualizzazione, ve le ingrandisco un po', e qui a sinistra trovate Q, fra parentesi transmit, 21. Questo valore Q non identifica la qualità della sonda, ma semplicemente la banda passante della sonda. Infatti, queste sono sonde monotono che lavorano, se andiamo un po' più giù a vedere, eccoci qua, hanno una curva molto stretta e sono tarate su una certa frequenza. Andiamo a guardarci un'altra sonda. Diamo sempre un altro trasduttore, sempre marino. Andiamo a vedere una sonda CIRP in questo caso. Eccola qua, B150M. Dati acustici, è una sonda CIRP da 300 watt. Visualizzare i dati acustici. Ecco qua. Questa è una sonda che ha una frequenza sola, tarata sulle medie frequenze, e qui il Q è uguale circa a 2. E come potete vedere,
la frequenza di risonanza è molto più ampia, 100 kHz, ed arriva fino a quasi 160. Ecco, questa è la definizione del valore Q, il rapporto tra la frequenza centrale di funzionamento e quanto apre ai lati. Ovviamente non è un dato che a noi interessa più di tanto. È chiaro che quando noi andiamo a comprare una sonda la compriamo adatta al nostro impianto e il nostro ecoscandaglio la riconosce e sa qual è la banda su cui puoi lavorare. Se attacchiamo una sonda monotono, lui saprà, l'ecoscandaglio, tararsi sui 50 e 200 kHz nel caso della B45. Se ci attacchiamo una B150M, lui saprà che potrà lavorare dai 110 fino ai 170, faccio un esempio a caso. Quindi è un parametro che a noi interessa poco. Ma torniamo sulle qualità dei cristalli. Possiamo allora capire se la nostra sonda è buona o non è buona rispetto a un'altra? In realtà lì si parla soprattutto di sensibilità. Ci sono sonde che nascono un po' più sensibili, sonde che sono un po' meno sensibili. Può essere che una B260 nasca magari con l'elemento bassa frequenza più buono, leggermente più sensibile rispetto a un'altra B260 che ha lo stesso elemento ma con una caratteristica fisica leggermente diversa. Ma a noi diciamo che può interessare relativamente. Aumentando semplicemente un po' il gain si supplisce questo tipo di problema. Io direi di no. La qualità della sonda quindi non è un elemento che a noi può interessare. Sicuramente ci sono altri valori fisici come la frequenza, il cono, l'apertura appunto della sonda, la potenza. Questi sono gli elementi fondamentali per valutare nel modo corretto la sonda e per capire se quella sonda è adatta o meno alle nostre esigenze. Andremo a vedere nel prossimo video proprio come valutare frequenza, cono, potenza. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, attivate la campanella così sarete subito avvisati al momento dell'uscita del prossimo video. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!